Una ricetta speciale oggi, una pagnotta ma con sorpresa. Guardate qua, insalata di pollo con i peperoni. Una di quelle tipiche ricette che si preparano d'estate quando ci sono gli amici, in giardino, in terrazzo, come volete voi. Una ricetta facilissima, non vedo l'ora di cominciare. Oggi giriamo all'aperto, state con noi. One look and I breathe. One touch. Solo un po' di voglia di normalità è quella che ci porta oggi a preparare questo piatto davvero speciale. È un mio cavallo di battaglia, lo preparo spesso per i pranzi, le cene, in giardino, in terrazzo e qualche volta mi viene anche commissionato, proprio in virtù del fatto che è anche molto facile da trasportare. È facilissimo anche da preparare. Con questo video oggi inauguriamo la serie dei video fatti all'aperto e comunque per i piatti freddi tipici dell'estate. Siete pronti? Cominciamo subito con i peperoni. La prima operazione da fare è mettere i peperoni in una teglia senza alcun condimento e li mettiamo in forno già caldo a cuocere per 30 minuti a 200 gradi. As we Mentre i peperoni cuociono in forno, noi andiamo a cuocere il pollo in acqua bollente. L'acqua sta già bollendo, verseremo del dado granulare che oltre a dare un po' di sapore perché è un dado vegetale, naturalmente darà anche la giusta salatura. E andiamo a cuocere i nostri petti di pollo intero. Li lasciamo così, abbassiamo un pochino, ci rivediamo tra circa 40 minuti. A dopo! Un dettaglio che non vi avevo detto è che il forno va acceso a funzione grill, in modo che si faccia proprio la buccetta bella croccante un po' scura, e soprattutto vanno girati dopo circa un quarto d'ora a metà cottura. Adesso che sono pronti io li metto all'interno di questo involucro in carta, che è naturalmente compostabile ed è ideale per gli alimenti, e poi a sua volta metterò questo involucro di carta all'interno di una busta in plastica, anche se in realtà non è proprio plastica ma è quella che ci danno al supermercato, quindi è compostabile anche questa. In questo modo chiudo tutto e lascio i peperoni per circa un quarto d'ora, così raffreddandosi accadrà una cosa magica, si toglierà tutta la pellicina. A più tardi! Ho spento il pollo e lo lasciamo raffreddare qui nella sua acqua, così non si secca, e andiamo ad occuparci dei peperoni che, come per magia, all'interno di questo involucro saranno pronti per poter essere spellati. Eccoli qua. one look and I breathe. One touch feels skin deep. A picture perfect. Bene, tutte le pellicine che abbiamo rimosso le butteremo insieme a questa carta e a questa busta, che vi ricordo non è di plastica, sono quelle che danno al supermercato, sono fatte in mais, quindi può andare al compostabile o comunque all'umido. In ogni caso accertatevi che nel vostro comune la raccolta differenziata si possa fare in questo modo. Invece per quanto riguarda i nostri peperoni, io adesso li vado a sciacquare per rimuovere gli ultimi filetti e qualche semino e poi l'asciugheremo con della carta cucina. And we break. Intanto che il pollo si raffredda e che i peperoni si asciugano con la carta cucina, noi procediamo alla preparazione di questo speciale vassoio, che non è altro che un vassoio fatto di pane, quindi andremo a lavorare la nostra pagnotta, anche perché ci serve la mollica che è all'interno. Questo è il pane di Lariano, un pane tipico di Lariano, che è un pane casereccio fatto con farina di tipo 2, la semi-integrale, che è sicuramente un pane molto sano. Lo dobbiamo lavorare in questo modo. Procediamo al taglio, dovremo creare una sorta di coperchio. Quindi pratichiamo un'incisione, facendo un po' di attenzione, lo giro. Per questo vi consiglio un coltellino piccolo molto affilato, quindi non il classico coltello che si utilizza per il pane, perché dobbiamo andare a scavare proprio la crosta, cercando di fare un'inclinazione a cono che ci permetta di tirare su tutto il tappo.
siamo quasi. Ecco qua. Perfetto, abbiamo creato il nostro tappo. Allora dobbiamo rimuovere la mollica e ne terremo un po' da parte perché ci serve proprio per questa preparazione, mentre quella che avanza in generale io la metto in un barattolo in frigorifero e la conservo e dentro un paio di giorni ci faccio poi le polpette. Vale sempre la logica che in cucina non si butta niente. Immagino che siate anche voi favorevoli a questa indicazione. Allora comincio a prendere la mollica e a farla, a romperla in pezzettini molto piccoli, così, e le metteremo in una ciotola.